rischio del pianeta Terra, della comunità umana di fronte alla enormità della natura, e proprio si riassume con quella frase che poi è diventata famosa pure già dal trailer, che Bryan Cranston diceva c'è qualcosa là fuori che ci riporterà all'età della pietra, che è proprio quello, che è Godzilla che si affronta con gli altri kaiju giganteschi, e nel loro scontro gli umani sono delle formichine che stanno lì, quindi c'è molto quel recupero di quell'estetica giapponese, però in una trasformazione nuova, perché secondo me poi sempre di più il Godzilla americano si fa, come dicevamo nel video precedente, incarnazione del volere del pianeta, della natura, ancora di più quindi che nella versione giapponese originale, che appunto era più politica, era più sulla devastazione che l'uomo porta con la bomba atomica. Qui Godzilla ci va proprio a nozze con le bombe atomiche, pure su Monarch, se ti recupererai Monarch, se vi vedrete Monarch, c'è tutta la puntata dedicata agli esperimenti dell'operazione Crossroads nell'atollo di Bikini, in cui stanno lì e tirano queste bombe e lui proprio... datemi bombe atomiche che mi fanno solo bene, perché è indistruttibile Godzilla. Il Godzilla americano è proprio, non lo puoi sconfiggere, è proprio l'incarnazione del pianeta che sta lì e protegge quindi in qualche modo anche gli umani, e questa cosa sempre di più è diventata fino adesso a Monarch, e ti dicevo che c'è questa componente fortissima. Infatti a me la cosa che fa ridere, e poi magari passiamo agli ultimi giapponesi, no? King Kong, bello perché io preferisco Godzilla. Però, nel senso, tu mi fai i film con Kong che si picchia con Godzilla. C'è presente il meme 100 uomini contro un gorilla? Chi vince? Io l'ho sempre vista sta battaglia come 100 gorilla contro una bomba atomica. Io non capisco, infatti se ti vedi il film è un po' grottesco. Io ho visto il secondo. Qua il Nuovo Impero? Sì, è brutto. Cioè, nel senso, non è neanche King of the Monsters, perché King of the Monsters appunto diverte, si picchiano a sangue, fatto bene, divertente da vedere. Quest'altro è solo da fastidio, dà proprio fastidio tantissimo. Dà fastidio, ma infatti dimenticati di quello, vedi di Monarch e sciacquati la bocca con Monarch, perché quelli sono solo proprio i cazzottoni tra mostri che finisce lì. Mentre appunto nei primi c'era quello slancio che viene recuperato, è proprio quello, Monarch ve la dovete pensare come direttamente agganciata solo ai primi, a quello slancio della freschezza americana, che dicevamo poi ci porta quindi al Godzilla giapponese, perché succede che gli americani nei primi anni 2000, 2010 così, iniziano a dire riportiamo Godzilla sullo schermo, dopo il film con Jean Reno e tutti gli altri attori, Matthew Broderick che faceva Nick Tatopoulos, mi piaceva tantissimo da bambino quel film col Godzilla che era tipo un T-Rex e c'erano tutte le uova, non so se te lo ricordate, i Godzillini dentro le uova e lì, e poi alla fine lo sconfiggono sul ponte di Brooklyn, rimane impigliato, fa tenerezza quel povero Godzilla, è invecchiato malissimo tra l'altro, però io ero molto affezionato da bambino. Poi gli americani riprendono forza, fanno questo Godzilla magistrale con quelle immagini che sono rimaste nella mente di tutti, con come cavolo si chiamano? Le cose che sparano le fiammette rosse, quelle là, no? Bengala. Vabbè, i bengala, chiamiamoli pistole da soccorso, quello che è, vabbè, e si vede che Godzilla è tipo enorme, e loro sparano sti cosi. Allora là i giapponesi hanno detto, fermi tutti, com'è che gli americani ci stanno a sfilare il personaggio nostro della Toho, ci pagano i diritti, dai, però noi dobbiamo fare. E allora lì è arrivato il nostro carissimo mito, eroe, maestro, sensei Hideaki Anno, che ha fatto il suo Shin Godzilla, penso è il film più bello di Godzilla. E lì ritorna invece quella componente politica, e ritorna la cosa che Godzilla col cavolo che aiuta gli umani, ed è è il Godzilla che è livellatore del pianeta Terra, zero. Allora, Godzilla zero. Godzilla di Anno è il Godzilla penso più terrificante in assoluto. Paurissimo. Allora, si vede l'evoluzione di Godzilla, nel senso, tra l'altro te lo spiegano a livello scientifico come hanno creato Godzilla. Fase 1, 2, 3. Ma il finale, senza spoiler perché questo è da vedere, il finale, vedi cosa stava per diventare dopo. Cioè che poi non lo so, non c'è nemmeno una spiegazione, ma perché una spiegazione non te la devi nemmeno dare. Stava per fare, attenzione, sempre spoiler, però stava per fare quella mutazione lì che dici cosa stava diventando. Veramente sto vedendo un'altra opera di Hideaki Anno, sto vedendo Evangelion, non sto vedendo. La colonna sonora è la stessa, tra l'altro, in alcuni momenti ci sono brani della colonna sonora che sono uguali a quando loro attivano gli Eva. Infatti la cosa che mi piace, Anno diciamo che arriva in Shin Godzilla, che era già partito con Shin Ultraman e poi farà Shin Kamen Rider, perché Anno ha deciso di fare in live action un po' questo revival dei personaggi stra importanti del Giappone dei primissimi anni. Shin vuol dire nuovo, ma allo stesso tempo vuol dire anche Dio. Quindi Shin Godzilla
E infatti la è divinità il più Godzilla. forte. Sì. Quello di Hideaki Anno è il Godzilla più forte che abbiamo mai visto. Il raggio atomico. Spara raggi pure dal esatto. Spara raggi letteralmente dalla schiena, dalla coda, e il raggio nucleare di Shin Godzilla squaglia tutto. Il raggio nucleare di Shin Godzilla è il più pericoloso della serie perché fa un... A parte ci mette tantissimo a caricarlo. Il raggio fa le esplosioni, è tipo un'onda di 10 km quadri invivibile. Cioè, non lo so, fa paurissima. Cioè, è una cosa che a me piace tantissimo Shin Godzilla è che punta tanto ancora più sulla poesia. Cioè, Shin Godzilla è quasi un documentario. Assolutamente. Cioè, è visibile come un documentario. Stanno tutto il tempo a parlare. Stanno tutto il tempo a parlare, e non solo, ci stanno i giapponesi, ci stanno gli americani, a una certa chiamano pure... Gli americani non vogliono intervenire, esatto. Le Nazioni Unite se prendono tempo. Perché si cagano sotto? Perché tanto dicono, il Giappone può essere anche distrutto, basta che se continua a colpire Tokyo il Giappone, a noi va bene. Il problema è che se quella bestia di Satana di Godzilla, di Shin Godzilla, esce, è finita. Perché il Minus One, che è di qualche anno dopo e non è di anno, non è un Godzilla che nasce come una creaturina nell'oceano che l'hanno bombardata di radiazione e l'ha fatto diventare questo coso enorme che si evolve, sbratta sangue. Mamma mia, gli escono quel sangue acido che gli esce dai idea che hanno, una cosa pazzesca, squaglia tutto. La prima volta che si vede lui quando cammina a quattro zampe così, che fa una paura. Mamma mia, paurissima. Invece in Minus One inizia che Godzilla è questo dinosauro incredibile in quest'isola giapponese. Godzilla Minus One. Però è piccolino rispetto al Godzilla normale, sarà 10 metri. Allora, comincia che è piccolino, ti ricordi? Sì, poi comincia è piccolino, poi dopo tirano i bomboni gli americani e quindi diventa grosso. Esatto. Che poi è lo stesso principio comunque anche di quello di Emmerich del 98, che era un'iguana geneticamente modificata dopo testa. Perché Minus One è quello che è andato meglio? Perché è quello che riesce a unire tutto. A unire tutto, raccoglie tutte quelle cose lì, mette quel ragione devastante che fa proprio il fungo atomico, come dicevamo prima, e fa paurissima, perché è proprio cattivo per essere cattivo, mentre quello comunque di Shin Godzilla è terrificante perché è proprio l'incarnazione del male del pianeta, però cammina e non è che... Cioè i suoi occhi sono come vuoti, gli occhi di Shin Godzilla, sono vitrei. Proprio un mostro. Cammina e non si rende nemmeno conto. Invece il Godzilla dei Godzilla Minus One sembra proprio che ci gode. Sì, è vero. Sembra proprio che guarda gli umani. Cioè quella scena, abbiamo fatto una scena famosa per ogni film, abbiamo citato di Minus One, oltre a quella del primo scoppio atomico che lancia le cose, che tra l'altro quello di Godzilla Minus One c'ha le scaglie che fanno tipo su e giù, ti ricordi? Sì, è come se si caricasse tipo un pistone che quando lo schiacci scoppia la bomba atomica, quindi spaventosa anche quell'idea. E la scena, penso, una delle scene che possono rimanere più impresse, citando non avere ognuna, è quella del loro con la barca che vanno velocissimi e Godzilla esce da sotto e nuota e esce, apre la bocca e loro gli lanciano tipo scatole di granate in bocca per sperare di rallentarlo. E la cosa terrificante di quel Godzilla Minus One è che si rigenera, ti ricordi? Infatti la cosa bella è che in Shin Godzilla parlano tutto il tempo perché dicono che famo. In Minus One la cosa bella è che loro provano qualsiasi cosa, tirano tutte le bombe possibili e ogni volta lui si rigenera. Infatti spoiler, nel finale infatti di Minus One si capisce che non gli hanno fatta. Lo provano a fare implodere. Infatti adesso c'è sta Godzilla Minus 2 Minus Zero che sarebbe Godzilla Minus One 2 Minus 0. Parlando delle epoche di Godzilla, no? Cioè l'era Heisei, che è la seconda era di Godzilla, che diventano tutti dei versus, diventa più interessante perché Godzilla era la bomba atomica e tutto, ma i mostri nuovi, cioè mi viene in mente Biollante. Biollante praticamente è questa creatura artificiale creata unendo le cellule di Godzilla, le cellule di una ragazza morta da uno scienziato e una rosa. E Biollante è una creatura biologica che è la rappresentazione un po' di... Se non mi ricordo male, Biollante è degli anni 80 come film. È la rappresentazione del tutto quello che stiamo facendo alla Terra. Intanto tutti gli esperimenti chimici che stanno distruggendo letteralmente l'ecosistema terrestre. Sta la devastazione su tutti i livelli. Esatto, poi un altro nemico importante è invece Godzilla, questo cyborg Godzilla, perché pure lì anni 70... Però molto fantascientifico, un cyborg, metto Godzilla, diventa un doppelganger di Godzilla. E quello se lo giocano pure su Godzilla vs Kong alla fine, Sì, è vero. E c'è un altro interessante che in teoria deve essere l'ultimo, che è dell'ultimo periodo giapponese, prima di questo effettivo con il revival, chiamiamolo così. E il revival comunque c'ha un nome proprio, perché mi sono dimenticato di dirlo, si chiama Monsterverse. Che è un titolo un po' così, però almeno c'è Monarch che è la punta di questa cosa. Almeno quello. Godzilla contro Destroyer. Che Destroyer, o Destroyer più alla giapponese, Destroyer dovrebbe essere in teoria l'ultimo film di Godzilla, perché spoiler, alla fine muore.
Cioè, Destroyer è la rappresentazione della bomba Destroyer che usano nel primo film. E infatti è l'unica cosa che lo uccide. Quindi anche lì, secondo me, era un po' diventata una roba quasi abbiamo fatto 1000 film su Godzilla. Basta. Facciamo che se dobbiamo fare, dobbiamo riniziare totalmente. E quindi effettivamente lo fanno morire. E invece no, perché Godzilla non morirà mai. No, Godzilla non può morire. Perché se vogliamo veramente dare una chiusa bella a tutto questo discorso è che veramente, oltre a James Bond, ne dicevamo sempre off screen, ne parlavamo, sì, è vero, ci oltre sono a James Bond sono due i personaggi della storia del cinema più duttili e veramente, passami il termine, più eterni, che non si dice, però si dice, che sono James Bond 007 e Godzilla. Ma James Bond in realtà lo devi levare perché è un personaggio letterario. È vero. Quindi l'unico personaggio cinematografico in grado di raccontare ogni epoca storica, ogni decennio e ogni trasformazione della nostra società umana e del nostro pianeta, non c'è niente da fare, è sempre Gojira. Anche perché passa da eroe, antieroe, antagonista, sempre. Li ha fatti tutti i ruoli. Quindi veramente è un personaggio eterno, ci avrà sempre qualcosa da raccontare. La stella nella Walk of Fame, secondo te, Godzilla? La dovremmo fare noi. Sì, faremo una stella della Walk of Fame e la metteremo qua. Esatto. Bene. E con questo che cosa ci dobbiamo dire? Ci sarebbe tantissimo altro da dire. Cioè, dovremmo parlare veramente di tutti i film giapponesi. Recuperatevi sicuramente qualcuno di questi titoli. Almeno Shin Godzilla, il primissimo Godzilla, del 54. I primi 2 americani del revival, del Monsterverse, Monarch, e almeno Minus One, perché secondo me è il prodotto veramente valido. Poi in realtà ci sarebbe anche l'anime di Godzilla, ma lì andremo proprio a... Quindi troppa roba. Per adesso, intanto, se vi volete affezionare al personaggio, provatevi a dare un'occhiata a quelli americani che sono forse i più facili con cui almeno i primi 2 sono molto divertenti. Monarch sta finendo di uscire proprio mentre parliamo e quindi recuperatevela su Apple TV o dove pare. E che altro tocca dire? Viva Godzilla, viva il Giappone e viva il pianeta Terra. Prima che non esplode. Preferirei esplodere da Godzilla, sinceramente, che non è una bomba nucleare. Se devo morire, voglio morire pestato da Godzilla per bene.